La sala conferenze di Anderson Holdings odorava di vecchia ricchezza e nuovo cuoio. Ero seduto di fronte a mio suocero, Richard Anderson, che sfogliava la mia proposta di investimento con la stessa espressione con cui si esamina un verbale di multa. Mia moglie, Jessica, sedeva accanto a lui, il suo braccialetto di diamanti scintillava alla luce del pomeriggio che filtrava dalle finestre a tutta altezza. $300.000, disse Richard, senza alzare lo sguardo dal documento. I suoi capelli argentati erano perfettamente pettinati. Il suo completo Armani probabilmente valeva più dell'auto di molte persone. Molto generoso da parte tua, Cameron. Il modo in cui pronunciò il mio nome suonò come un insulto. Ero sposato con Jessica da 6 anni. In tutto quel tempo avevo imparato a riconoscere ogni sfumatura di condiscendenza nella voce di suo padre. Quel tono in particolare, quello che suggeriva che stava facendo un favore a un bambino, era uno dei suoi preferiti. È un'opportunità solida, dissi, mantenendo la voce calma. La vostra espansione nel mercato del Pacifico nord-occidentale potrebbe beneficiare di capitale aggiuntivo, e le condizioni che offro sono migliori di quelle dei finanziatori tradizionali. Jessica finalmente alzò lo sguardo dal telefono. Cameron, tesoro. Sorrise, ma il sorriso non arrivò agli occhi. L'azienda di papà è valutata oltre $50 milioni. Non credo che 300.000 faranno molta differenza. Ogni investimento conta, risposi. Ho fatto le mie ricerche. Le vostre proiezioni di flusso di cassa per il terzo trimestre mostrano. Non abbiamo bisogno delle tue briciole, interruppe Richard, chiudendo la cartellina con uno schiocco deciso. Si appoggiò allo schienale della sedia, le dita intrecciate in quel modo che usano gli uomini potenti quando stanno per infliggere un colpo mortale, mascherato da consiglio amichevole. Questa è un'azienda da 50 milioni, ragazzo. Apprezziamo il gesto, davvero, ma Anderson Holdings opera a un livello che, diciamo solo che abbiamo accesso a capitali che probabilmente non riesci nemmeno a immaginare. Jessica risse. Era un suono piccolo, appena un respiro, ma tagliò più a fondo di qualunque parola di suo padre. Rideva di me. Mia Mowgli. Qualcosa di freddo e duro si posò nel mio petto. Tirai fuori il telefono. Capisco, dissi a bassa voce, digitando un messaggio. Non vorrei sprecare il vostro tempo con le mie briciole. Richard si alzò, abbottonandosi la giacca. Nessun rancore, Cameron. Tu continua con la tua piccola attività di consulenza tecnologica. Lascia gli investimenti importanti a chi li capisce. Premetti invio. Il messaggio era per Daniel Morrison, il mio gestore degli investimenti. Ritira tutto il sostegno da Anderson Holdings. Con effetto immediato. Trasferisci il portafoglio verso gli obiettivi secondari di cui abbiamo parlato. Il loro consiglio di amministrazione inizia tra 10 minuti, dissi, alzandomi per stringere la mano a Richard. La sua stretta era ferma, sicura, la stretta di mano di un uomo che non ha mai dubitato della sua posizione nel mondo. Jessica mi baciò sulla guancia. Ci vediamo a cena domenica. Mamma prepara quell'arrosto che ti piace. Non mancherei per nulla al mondo, risposi. Li lasciai lì. Padre e figlia probabilmente già intenti a discutere di qualcosa di più importante del mio imbarazzante tentativo, di fare l'investitore. Presi l'ascensore per scendere 43 piani, uscii nel pomeriggio di Chicago e controllai il telefono. Daniel aveva risposto, confermato. Tutte le azioni di classe A liquidate. 47 milioni ritirati. Trasferimenti secondari avviati. Riposi il telefono e mi diressi a casa, dove questa storia inizia davvero. Se vi sta piacendo questa storia, per favore premete il pulsante di iscrizione e mettete un like a questo video. Ci aiuta davvero a continuare a condividere queste incredibili storie con voi. Facciamo un passo indietro. Mi chiamo Cameron Cross. Ho 34 anni. E fino a 6 anni fa ero solo un altro ingegnere del software che lavorava in una media azienda tecnologica nel centro di Chicago. Tutto cambiò quando sviluppai un algoritmo per l'analisi predittiva del mercato che si rivelò valere molto più di
Quanto avessi immaginato. Vendetti il brevetto a un consorzio di società di investimento per 180 milioni di dollari. Continuai a lavorare, però, in parte perché mi piaceva quello che facevo, ma soprattutto perché avevo visto troppi vincitori della lotteria distruggere la propria vita con la ricchezza improvvisa. Volevo essere saggio. Così assunsi Daniel Morrison, uno dei migliori gestori patrimoniali di Chicago, e gli dissi di rendermi invisibile. Non voglio che nessuno sappia, dissi durante il nostro primo incontro. Prepara le LLC, i trust, le società di comodo, qualunque cosa serva. Fai in modo che sembri che io sia solo un tipo normale con un lavoro normale. Daniel alzò un sopracciglio. Posso chiedere perché? Perché voglio sapere chi sono davvero le persone, risposi, prima che sappiano quanto valgo. Fu così che incontrai Jessica Anderson. Era bella, affascinante, e lavorava come direttrice marketing in una casa farmaceutica. Ci conoscemmo a una conferenza tecnologica. Legammo lamentandoci del caffè della conferenza e dei discorsi noiosi dei relatori. Sembrava genuina, con i piedi per terra. Quando le dissi che ero un consulente tecnologico, non insistette per sapere dei miei soldi. Pensai significasse che non era interessata al denaro. Mi sbagliavo. Semplicemente dava per scontato che non ne avessi. La vera rivelazione arrivò circa 3 mesi dopo, quando mi invitò a una cena di famiglia. Fu allora che conobbi Richard e Patricia Anderson, insieme alla sorella minore di Jessica, Stephanie, e al fratello Brandon. Richard possedeva Anderson Holdings, una società di sviluppo immobiliare commerciale attiva nel Midwest da 30 anni. Patricia sedeva nel consiglio di mezza dozzina di enti di beneficenza. Stephanie lavorava nell'azienda di famiglia. Brandon stava facendo un MBA alla Northwestern. Erano vecchia ricchezza, o almeno si comportavano come tale. Quella prima cena, Richard passò 20 minuti a spiegare come aveva costruito il suo impero da zero, il che apparentemente significava partire da un prestito di 2 milioni di dollari preso in prestito da suo suocero. Chiese del mio lavoro con l'interesse educato di chi chiede a un custode quale sia la migliore cera per il pavimento. Consulenza tecnologica, ripeté. Interessante. Non ci si fa molto, immagino. Ma è un lavoro onesto. Jessica mi strinse la mano sotto il tavolo. Un'apologia, un avvertimento. Non capii. Avrei dovuto andarmene allora, ma la amavo. O almeno credevo di farlo. Ripensandoci ora, non sono sicuro di aver mai saputo distinguere tra amore e la disperata speranza che qualcuno potesse apprezzarmi, per quello che ero, e non per quello che avevo. Ci siamo sposati in una cerimonia che Richard ha insistito a pagare. Nessuna offesa, Cameron aveva detto, ma voglio che mia figlia abbia il matrimonio che merita. Sono sicuro che il tuo budget è limitato. Gli lasciai pagare. Lo guardai spendere $200.000 in un solo giorno, mentre io avevo 180 milioni seduti in investimenti accuratamente diversificati. Il matrimonio in sé non era stato terribile. Esattamente. Jessica lavorava. Io lavoravo. Avevamo una bella casa a Schiera a Lincoln Park, che avevo comprato in contanti tramite una delle mie LLC, lasciando che Jessica credesse che stessimo facendo fatica a pagare il mutuo. Facevamo vacanze, cene con amici, vivevamo quella che dall'esterno sembrava una normale vita da classe medio-alta. Ma la sua famiglia non smise mai di trattarmi come se fossi al di sotto di loro. Richard faceva commenti sul mio modesto reddito e suggeriva che potrei considerare di fare domanda per una posizione manageriale in una delle sue proprietà. Potrei metterci una buona parola, diceva, come se fosse un atto di straordinaria generosità. Patricia regalava a Jessica doni costosi, gioielli, borse firmate, weekend alle spa, e poi bisbigliava abbastanza forte da farmi sentire, so che Cameron non può permettersi di trattarti come meriti. Stephanie una volta mi chiese, con tutta serietà, se avessi mai pensato di tornare a scuola per un MBA. Potrebbe aiutarti a fare carriera, disse. So che deve essere frustrante essere sposata con qualcuno così lontano dal tuo livello economico. Brandon era il peggiore. Cercava regolarmente di propormi opportunità di networking con i suoi amici,
facendo finta di farmi un enorme favore presentandomi a posizioni di livello base in startup tecnologiche. Accettai tutto. Ogni commento condiscendente, ogni insulto velato, ogni supposizione che fossi una specie di caso di beneficenza. Jessica si era sposata per gentilezza mal riposta, mi dicevo. Lo facevo per lei, che l'opinione della sua famiglia non contava finché eravamo felici. Ma non eravamo felici. Non davvero. Jessica aveva iniziato a fare commenti sul denaro, piccole cose all'inizio. Vorrei potessimo permetterci una casa più grande. Deve essere bello per Stephanie non doversi preoccupare dei soldi. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se avessi sposato qualcuno più ambizioso. Quest'ultima frase mi aveva ferito. 2 mesi fa aveva cominciato a parlare più spesso dell'azienda di suo padre. Anderson Holdings stava pianificando una grande espansione. Richard cercava investitori. L'opportunità era incredibile. Forse potremmo investire qualcosa, aveva suggerito Jessica. So che non abbiamo molto, ma anche una piccola quota potrebbe valere qualcosa in futuro. Fu allora che feci le mie ricerche. Attraverso Daniel e la sua rete scoprì qualcosa di interessante su Anderson Holdings. L'azienda era fortemente indebitata. Richard aveva preso in prestito aggressivamente per finanziare l'espansione, usando gli asset dell'azienda come garanzia. Sulla carta tutto sembrava a posto. Ma scavando più a fondo si vedeva che le fondamenta erano più fragili di quanto apparissero. Ancora più interessante. La principale fonte di capitale di Richard proveniva da una società di venture capital chiamata Meridian Investment Group. Io possedevo Meridian Investment Group. Beh, tecnicamente era di Cross Ventures Capital, una LLC registrata in Delaware. Cross Ventures era di un'altra società di comodo, che a sua volta era di un'altra, che alla fine risaliva al mio trust principale. Ma il punto importante era che lo controllavo io. E Meridian aveva investito $47 milioni in Anderson Holdings negli ultimi 3 anni. L'intera strategia di espansione di Richard Anderson, quella di cui andava tanto fiero, l'impero che aveva costruito, era finanziata con i soldi del genero. Lui semplicemente non lo sapeva. E io ero stato contento di lasciar che restasse così. Certo, l'ironia era deliziosa, ma non avevo interesse per la vendetta. Avevo fatto un investimento solido. Anderson Holdings stava andando bene, e tutti guadagnavano. Ma poi arrivò l'incontro nella sala conferenze di Richard. Le risate sprezzanti, il sorriso beffardo di Jessica, la crudeltà disinvolta di chi si credeva superiore a me. Non abbiamo bisogno delle tue briciole. Fu quello a cambiare tutto. Quando tornai a casa quel pomeriggio, chiamai Daniel. Parlami del ritiro, dissi. Pulito, rispose Daniel. Ho invocato la clausola di rimborso accelerato nell'accordo di investimento. Anderson Holdings ha 30 giorni per restituire l'intero capitale più gli interessi maturati. Il totale è di $52.300.000. Ce la faranno. Neanche per sogno. Le loro attività liquide sono circa 8 milioni. Dovrebbero trovare un finanziamento alternativo o iniziare a vendere proprietà. In questo mercato, con i loro attuali rapporti di indebitamento, nessuna banca li toccherà. E se non pagano? Scatta la clausola di inadempienza. Meridian prende possesso delle garanzie, che includono le loro 3 principali proprietà in sviluppo e la quota di controllo della società stessa. Sentii un leggero brivido, qualcosa di indefinito, non proprio senso di colpa, più come l'ultimo residuo della persona che ero, che si chiedeva se davvero volessi farlo. Cameron, disse Daniel, sei ancora lì? Fallò, dissi, segui l'accordo alla lettera. Niente proroghe, niente condizioni speciali. Business is business. Capito. Farò preparare l'avviso dai nostri avvocati. Sarà consegnato domattina. Riagganciai e rimasi seduto nel mio studio a guardare la foto incorniciata di Jessica e me il giorno del nostro matrimonio. Sembravamo felici. Forse lo eravamo davvero in quel momento, prima che la realtà prendesse il sopravvento. Il telefono vibrò. Un messaggio di Jessica.
La cena è andata benissimo dopo che te ne sei andato. Papà, così entusiasta per l'espansione, dice che tutto sta andando per il meglio. Ti amo. Non risposi. La mattina dopo andai al lavoro come al solito. Avevo una riunione alle 8 con un cliente. Passai 2 ore a rivedere del codice. Pranzai al panificio dietro l'angolo. Un mercoledì qualunque. Alle 2:17 il telefono cominciò a squillare. Jessica. Non risposi. Chiamò di nuovo, più volte. Poi chiamò Richard. Poi Patricia, poi Stephanie. Lasciai andare tutte le chiamate alla segreteria. Finalmente, alle 3:30, ascoltai i messaggi. Il primo di Jessica era confuso. Cameron, chiamami. Papà ha ricevuto un avviso legale strano su un investimento. È in panico. Il secondo era di panico. Dove sei? Gli avvocati di papà stanno esaminando i documenti. Dicono che Meridian Investment vuole indietro i soldi. Sai qualcosa? Il terzo era un'accusa, con la sua voce che tremava. Cameron, devi chiamarmi subito. Papà dice che questo potrebbe distruggere l'azienda. Perché non rispondi? Il messaggio di Richard era pura rabbia. Cameron, non so che gioco stai facendo, ma devi venire subito nel mio ufficio. È una cosa seria. Il messaggio di Patricia era tra le lacrime. Cameron, ti prego. Questo riguarda anche Jessica. Potrebbe rovinare tutto quello che abbiamo costruito. Per favore, chiamaci. Il messaggio di Stephanie era velenoso. Sapevo che eri geloso di questa famiglia. Lo sapevo. Non potevi sopportare che avessimo successo e tu no. Quindi stai cercando di sabotare tutto. Sei patetico. Cancellai tutto e tornai al lavoro. Alle 5 guidai verso casa. La macchina di Jessica era già nel vialetto. Mi accolse alla porta, il volto segnato dalle lacrime. Dove diavolo sei stato? Lavoro, dissi, passando oltre verso casa. Ti abbiamo chiamato tutto il giorno. L'azienda di papà è in crisi e tu ci ignori. Posai la borsa del portatile e la guardai. Davvero la guardai. I suoi vestiti firmati, il taglio di capelli costoso, le unghie curate, tutte cose comprate con i soldi della sua famiglia, i soldi che avevano guadagnato grazie al mio investimento. Che c'entra l'azienda di tuo padre con me? Chiesi con calma. Mi guardò come se avessi una seconda testa. Che cosa, Cameron? È serio. Una società di investimento sta chiedendo il rimborso immediato di 47 milioni. Papà potrebbe perdere tutto. 52 milioni e 300 mila, corregli, compresi gli interessi maturati. Cosa? L'importo totale dovuto è 52 milioni e 300 mila. Gli occhi di Jessica si strinsero. Come lo sai? Perché ho letto l'accordo di investimento. Che accordo di investimento, Cameron? Di cosa stai parlando? Andai in cucina e mi versai un bicchiere d'acqua. Jessica mi seguì, i tacchi che battevano sul parquet. L'accordo di investimento tra Meridian Investment Group e Anderson Holdings, dissi. È piuttosto dettagliato. Richard ha contratto un debito significativo per finanziare l'espansione. Ha usato il capitale di Meridian per acquistare quelle proprietà a Milwaukee e Indianapolis. Le condizioni erano molto favorevoli, tassi di interesse bassi, minima supervisione, un termine di 5 anni prima di dover rimborsare il capitale. Come fai a sapere tutto questo? C'era però una clausola di rimborso accelerato, continuai, come se non avesse parlato. Abbastanza standard in questo tipo di accordi. Permette all'investitore di richiedere il rimborso immediato in certe circostanze. Il volto di Jessica era diventato pallido. Cameron, perché parli così? Perché sembri like cosa? Come se fossi uno di loro. Come se fossi un investitore o qualcosa del genere. Presi un lungo sorso d'acqua. Che cosa ti ha detto tuo padre di me oggi? Cosa?
Dopo che sono uscito dal suo ufficio ieri, cosa ha detto? Esitò, cercando le parole. Ha detto che avevi buone intenzioni. Che cercavi di aiutare a modo tuo. E che era dolce, ma un po' imbarazzante. Che chiaramente non capivi come funziona il vero business. Hai riso. Il suo silenzio fu risposta sufficiente. Hai riso di me, tuo marito. Sei rimasta lì con tuo padre a ridere di quanto fossi patetico a cercare di fare l'investitore con le mie briciole. Cameron, non è stato così. Allora com'è stato? Cercò di difendermi, ma esitò, aprendo la bocca, chiudendola, riaprendola. Io ho detto a mamma una volta che eri una brava persona, che i soldi non sono tutto. Che generosità, Cameron. Per favore, possiamo sistemare tutto. Dimmi come fare. Guardai mia moglie, questa donna con cui avevo passato 6 anni, e non provai altro che stanchezza. Non c'è niente da sistemare, Jessica. Tuo padre ha 30 giorni per rimborsare il prestito. Se non ce la fa, Meridian inizierà le procedure di pignoramento sulle garanzie. Ma siamo sposati. Siamo una squadra. Come puoi fare questo alla mia famiglia? Lo stesso modo in cui lo hai fatto a me ogni singolo giorno, dissi a bassa voce. Non considerando cosa si prova a essere dall'altra parte. Il telefono vibrò. Daniel, Richard Anderson ha chiamato il nostro ufficio 18 volte. I suoi avvocati vogliono negoziare. Cosa vuoi che dica? Risposi digitando. Niente negoziazioni. I termini del contratto restano. Jessica mi vide scrivere. Chi è? Il tuo gestore degli investimenti. Di loro di fermarsi. Di che è stato tutto un errore. Non è stato un errore. Cameron. Mi afferrò il braccio e vidi vero terrore nei suoi occhi. Per favore. Il lavoro di una vita di mio padre è in quell'azienda. Tutto quello che ha costruito. Non puoi distruggerlo solo perché ti ha ferito i sentimenti. Non mi ha ferito i sentimenti, Jessica. Ha rivelato il suo carattere. C'è differenza. Sono tua moglie. Non significa niente. Lo sono? Chiesi. Sei davvero mia moglie? O sei la figlia di Richard Anderson che per caso è legalmente sposata con me? Non rispose. Ecco cosa succederà, dissi. Andrò su a prendere alcune cose. Starò in hotel qualche giorno mentre decido i prossimi passi. Tu chiamerai tuo padre e gli dirai che suo genero non lo salverà. E poi lasceremo che il processo legale segua il corso dei contratti firmati da tutti. Mi lasci? Sto lasciando questo matrimonio. C'è differenza. Ti amo. Le parole rimasero sospese tra noi. No, dissi infine. Ami l'idea di me, il marito accondiscendente che non crea problemi, il tipo abbastanza di successo da non essere imbarazzante, ma non abbastanza da sfidare l'ego di tuo padre. Ami la vita comoda che ti ho dato facendoti credere che venisse dalla generosità della tua famiglia, ma non mi ami. Non mi conosci nemmeno. Salì le scale, i suoi singhiozzi riecheggiavano dietro di me. Le 2 settimane successive furono un caos. Richard assunse 3 studi legali diversi per contestare la clausola di restituzione accelerata. Tutti risposero allo stesso modo. Il contratto era a prova di bomba. Meridian aveva pieno diritto di chiedere il rimborso immediato. Richard cercò finanziamenti alternativi. Nessuna banca lo toccava con il suo attuale rapporto debito-patrimonio e la nube del reclamo di Meridian su tutto. Provò a raccogliere capitale da altri investitori. La voce che Anderson Holdings fosse in difficoltà si era sparsa. Nessuno voleva essere l'ultimo a investire. Tentò di vendere proprietà, ma il mercato era debole. Le proprietà erano gravate da ipoteche e le migliori offerte erano molto al di sotto di quanto serviva. Jessica mi chiamò 47 volte. Risposi una volta. Cameron, per favore. Papà è in ospedale. Lo stress gli ha causato un infarto. Mamma è isterica.
Stephanie e Brandon sono fuori di sé. Lo stai uccidendo. Stai letteralmente uccidendo mio padre. Mi dispiace che non stia bene, dissi. Spero si riprenda. È tutto quello che hai da dire dopo tutto? Cosa vorresti che dicessi, Jessica? Vorrei che fossi umano. Vorrei che mostrassi un po' di compassione. Questa è la mia famiglia. È anche un affare. Dissi, tuo padre è stato molto chiaro su questo. Mi ha detto che non capivo come funziona il vero business. Ora lo sta scoprendo. Si sbagliava. È quello che vuoi sentire? Si sbagliava su di te. Sbagliava a trattarti così. Sbagliava su tutto. Mi dispiace. Ci dispiace tutti. Credo che tu sia dispiaciuta. Dissi, dispiaciuto che ti abbiano beccato. Dispiaciuto che le azioni abbiano conseguenze, ma non credo che avresti cambiato nulla se non ci fossero stati i soldi in gioco. Bastardo moralista, sibilò. Ti stai godendo tutto questo. Ti stai godendo vedere la mia famiglia soffrire. Non è così, dissi onestamente. Vorrei che le cose fossero diverse. Vorrei che la tua famiglia mi avesse trattato con rispetto. Vorrei che tu mi avessi amato abbastanza da difendermi, ma non possiamo riscrivere la storia. Mi riattaccò. La cosa dell'ospedale era reale, purtroppo. Richard ebbe un lieve evento cardiaco, indotto dallo stress secondo i medici. Si riprese, ma gettò un'ombra ancora più cupa su tutto. Patricia mi chiamò implorando. Stephanie mi mandò una mail di 10 pagine, alternando suppliche e minacce. Brandon si presentò nel mio ufficio cercando di prendermi a pugni nell'hall prima che la sicurezza lo cacciasse. In tutto questo, rimasi fermo. 28 giorni dopo la notifica, gli avvocati di Richard fecero un ultimo tentativo. Proposero un piano di pagamento, 5 milioni subito, il resto in 10 anni. Daniel chiamò per chiedere cosa ne pensassi. Non è male, disse. Guadagneremmo comunque e forse riuscirebbero a rispettare i termini. No, dissi. Cameron, devo chiedere. È una questione di soldi o di vendetta? Ci pensai a lungo. Credo sia una questione di rispetto, dissi infine. Richard Anderson ha preso in prestito 47 milioni da me. Ha costruito la sua espansione con il mio capitale. Ha usato i miei soldi per diventare ricco e potente. E poi ha riso in faccia quando gli ho offerto di più. Non lo sto distruggendo per rancore. Sto solo insistendo che rispetti l'accordo che ha firmato. Giusto, disse Daniel. Rifiuterò l'offerta. Al 30° giorno, Anderson Holdings andò in default. Meridian Investment Group avviò il pignoramento delle proprietà e si mosse per assumere il controllo della società stessa. Richard mi chiamò direttamente per la prima volta. Lo farai davvero? Il contratto è chiaro, Richard. Ho costruito questa azienda dal nulla. Tu l'hai costruita con i 2 milioni di tuo suocero e i miei 47. Sii preciso. Ho 300 dipendenti, Cameron, 300 persone che dipendono da questa azienda per vivere. Metti a rischio tutti loro. Lo facevi anche tu quando sovraindebitavi l'azienda per alimentare il tuo ego. Non è più una questione di affari. È personale. Sì, concordai. Lo è. Mi dispiace, disse. Le parole sembravano strappate con le pinze. Mi dispiace per come ti ho trattato. Mi dispiace per aver sottovalutato te. Mi dispiace per tutto. Lo apprezzo. Rinuncerai a tutto questo? No. Allora a cosa serve una scusa? Non serve a niente. Dissi, questo è il punto. Alcune cose non si aggiustano con le parole, Richard. Me l'hai insegnato tu. Hai passato 6 anni a mostrarmi che i miei sentimenti, la mia dignità, il mio valore come persona non contavano finché tu avevi il controllo. Beh, non hai più il controllo. Per favore, per Jessica. Jessica ha fatto la sua scelta. Ti ha scelto ripetutamente per 6 anni.
Non può cambiare idea ora che stai perdendo. Sei davvero un figlio di... No, dissi, sono il genero che avete creato. Volevate che capissi come funziona il vero business. Congratulazioni. Ora capisco perfettamente. Riattaccai. Il processo di pignoramento durò un altro mese. Nel frattempo, Jessica tornò a vivere con i suoi genitori. Mandò i documenti per il divorzio tramite il suo avvocato. Li firmai senza negoziare. Il mio avvocato chiamò confuso. Cameron non chiede nulla. Niente assegno di mantenimento, niente divisione dei beni. Sta praticamente andando via a mani vuote. Sei sicuro di voler accettare queste condizioni? Sicuro. La maggior parte delle persone al tuo posto vorrebbe assicurarsi che l'ex non possa tornare con altre richieste. Prepara tutto quello che serve per chiudere in modo definitivo e pulito. Non voglio i suoi soldi. Non li ho mai voluti. Il divorzio fu finalizzato 60 giorni dopo. Meridian Investment Group assunse il controllo di Anderson Holdings all'inizio di settembre. Daniel ed io ristrutturammo l'azienda, portammo nuova dirigenza e stabilizzammo le operazioni. I 300 dipendenti mantennero il lavoro. Eravamo investitori, non mostri. Richard fu rimosso da CEO. Gli offrimmo un ruolo da consulente a $120.000 l'anno, meno di quanto guadagnavo io come ingegnere informatico quando incontrai Jessica. Lui rifiutò. La famiglia di Jessica non mi parlò mai più. Vendetti la casa a schiera e comprai un posto a Evanston, più piccolo, più tranquillo. Continuai a lavorare, a vivere la mia vita modesta. I soldi restavano invisibili, tranne quando li usavo per cause in cui credevo. Borse di studio per studenti universitari di prima generazione, finanziamenti iniziali per start-up tecnologiche guidate da fondatori sottorappresentati, donazioni anonime a enti di beneficenza che avevo personalmente verificato. Daniel rimaneva perplesso. Potresti andare in pensione domani, disse un giorno a pranzo. Potresti comprare un'isola, uno yacht, quello che vuoi. Perché continui a vivere come se stessi appena tirando avanti? Perché ho imparato qualcosa da tutto questo, dissi. I soldi non cambiano chi sei. Rivelano chi sei sempre stato. Gli Anderson sono sempre stati crudeli e sprezzanti. I soldi hanno solo dato loro il potere di mostrarlo apertamente. Io sono sempre stato uno che valuta la sostanza più dell'apparenza. I soldi mi hanno solo dato la possibilità di dimostrarlo. O è molto saggio o molto strano. Probabilmente entrambe le cose. 6 mesi dopo il crollo, ero in un bar a Wicker Park quando vidi Jessica. Era con un uomo che non conoscevo. Era bello in modo generico, vestito con un abito costoso, rideva di qualcosa sul suo telefono. Jessica sembrava stanca, più vecchia. Si era tagliata i capelli corti. Mi vide. E per un attimo ci guardammo in silenzio. Poi si alzò e venne al mio tavolo. Cameron. Jessica. Come stai? Bene. E tu? Me la cavo. Guardò il suo accompagnatore. Quello è Derek. Stiamo insieme da un paio di mesi. Spero che tu sia felice. Rise amaramente. Lo sei? Lo sei davvero? Sì, nonostante tutto. Si sedette senza invito. Papà ha avuto un altro infarto il mese scorso. Peggiore. Sta bene, ma i medici dicono che deve ridurre lo stress. Difficile farlo quando hai perso tutto. Mi dispiace sentirlo. Lo sei davvero, Jessica? Non ho mai voluto che tuo padre morisse o soffrisse. Volevo solo che riconoscesse che ero una persona che meritava rispetto. Era solo questo. Hai distrutto la nostra famiglia per rispetto. No, la tua famiglia si è distrutta da sola con l'arroganza. Io ho solo smesso di sostenerla. Rimase in silenzio per un lungo momento. Sei sempre stato troppo per noi, disse infine. Credo che una parte di me lo sapesse, ma ero così abituata a essere quella speciale, quella che aveva tutto.
Non riuscivo a immaginare che qualcuno con cui mi ero sposata potesse essere più di successo di mio padre. È una scusa. È un riconoscimento. Si alzò. Non mi aspetto perdono. Non so nemmeno se lo merito, ma voglio che tu sappia che ora vedo ciò che allora non riuscivo a vedere. Tu eri autentico. Tutto di te era vero, e io l'ho buttato via perché ero troppo superficiale per riconoscere ciò che avevo. Grazie per averlo detto. Cambia qualcosa. No, risposi onestamente, ma forse ti aiuterà a fare meglio la prossima volta. Annui e tornò da Derek, che a malapena alzò lo sguardo dal telefono mentre lei si avvicinava. Finì il caffè e me ne andai. Sono passati ormai 3 anni da tutto quello che è successo. Anderson Holdings prospera sotto una nuova gestione. L'azienda è redditizia, i dipendenti sono sicuri e stiamo espandendo in nuovi mercati. Richard riceve rendiconti trimestrali che mostrano quanto bene va la sua azienda senza di lui. Mi piace pensare a tutto questo come a un'esperienza di apprendimento. Sto frequentando qualcuno di nuovo. Si chiama Allison. È un'avvocata d'ufficio che guadagna $63.000 l'anno e guida una Subaru malandata. Non sa ancora della mia ricchezza, anche se ho intenzione di dirglielo presto. Ma dovevo prima esserne sicuro. Dovevo sapere che mi avrebbe guardato allo stesso modo, prima e dopo. Credo che lo farà. Daniel gestisce ancora i miei investimenti. Ci vediamo ancora a pranzo ogni trimestre. L'ultima volta mi ha chiesto se rimpiango come sono andate le cose con gli Anderson. Ci ho pensato con attenzione. No, dissi infine. Rimpiango che sia stato necessario. Rimpiango che non siano riusciti a vedere oltre la loro arroganza, ma non rimpiango di aver difeso me stesso. Alcune lezioni si imparano solo a caro prezzo. Anche se a loro è costato tutto, hanno avuto la possibilità di imparare in modo più semplice. Ho detto che avrebbero potuto trattarmi con dignità fin dal primo giorno. Hanno scelto di non farlo. Avrebbero potuto accettare la mia offerta di investimento con grazia. Hanno scelto di deridermi invece. Avrebbero potuto riconoscere la loro dipendenza dal mio capitale quando ne hanno avuto l'occasione. Hanno scelto l'arroganza. Sembri aver fatto pace con tutto questo. L'ho fatto perché finalmente ho capito qualcosa che mio suocero non ha mai capito. Il vero potere non viene dal denaro. Viene dal sapere chi sei e dal rifiutarti di lasciare che qualcuno te lo diminuisca. Richard Anderson ha passato tutta la vita a confondere ricchezza con valore. Pensava che avere soldi lo rendesse migliore degli altri. Ma alla fine, tutti i suoi soldi non sono riusciti a proteggerlo dalle conseguenze della sua stessa crudeltà. E tu, chiese Daniel. Cosa hai imparato? Ho pensato a quella fotografia del giorno del mio matrimonio, alla risata di Jessica nell'ufficio di suo padre. A 6 anni di piccole umiliazioni accettate in nome dell'amore. Ho imparato che a volte la cosa più gentile che puoi fare per qualcuno è mostrargli chi è davvero, dissi. Anche se non gli piace ciò che vede. Il mio telefono vibrò. Un messaggio di Allison. Sempre per cena. C'è un nuovo posto di ramen che voglio provare. Niente di elegante. Spero vada bene. Sorrisi e risposi. Perfetto. Perché lo era. Alcune persone misurano il successo in dollari e affari. Altri lo misurano in rispetto e onestà. Gli Anderson hanno passato la vita a inseguire i primi, sacrificando i secondi. Io ho passato 6 anni a imparare la differenza. Quell'educazione è costata loro $52.300.000. Per me, è stata inestimabile.